Welcome to the Love Pod, where inspiration, vision, and real connection come alive. Wherever you are, you belong here. Ok, ciao, benvenuti a tutti. And for those who are listening in inglese, welcome to the Love Pod. Oggi è un episodio davvero speciale perché per la prima volta lo faremo completamente in italiano e mi sento davvero emozionata di accogliere il nostro ospite che arriva direttamente dall'Italia e che è anche un carissimo amico, Gianluca Giuliani. Devo ammettere che sono anche un po' nervosa perché comunque sono un po' fuori pratica con la lingua, quindi abbiate pazienza perché non sarà perfetta, ma almeno sarà autentica. Se a volte mi mancano le parole, parlerò in inglese e Gianluca mi capirà comunque, ma lui parlerà principalmente in italiano, così potrà andare più in profondità nei temi di cui parleremo oggi. Allora Gianluca, benvenuto. È un vero piacere di averti qui con noi e so che non è una cosa che fai molto spesso, quindi per me e il mio compagno significa tantissimo che tu abbia voglia di sostenere quello che noi stiamo creando e condividere la tua luce e saggezza con chi ci ascolta oggi. Grazie a voi, è veramente un onore per me fare parte di questo progetto meraviglioso e ci tenevo proprio per la stima che porto per voi, ma anche perché è un'idea stupenda a essere onorato io di partecipare un pochino con questa energia. È vero, mi dimentico che devo tradurre, devo parlare poco, così tu puoi tradurre. Grazie, è tranquillo perché anche quando sarà finita il video metterò le Ah, subtitles, sì, in inglese. ok, perfetto, Sì, va sì, bene. sì. È giusto per dare un po' di contesto, io e Gianluca ci conosciamo da qualche anni ormai, dai tempi, da quando io vivevo in Italia e lui è stato, sei stato davvero Gianluca, una delle guide più importanti nel mio cammino di risveglio spirituale e mi ha aiutato a scoprire alcune delle parti più profondi e oscure di me stessa e del mio mondo interiore. E grazie a te io ho conosciuto anche le pratiche che non sapevo prima, come la kinesiologia applicata, la meditazione, psicosintesi, costellazioni familiari e anche diversi insegnamenti della filosofia orientale come il buddismo. E insieme abbiamo anche esplorato vite passate e la medicina cinese, TCM, tradizionale, e anche i percorsi di guarigione olistica come l'omeopatia, e osservando soprattutto come dietro ogni sintomo o un'allergia o una reazione anafilattica, per esempio, possa nascondersi un messaggio del corpo o un trauma che chiede solo un po' di amore e forse un po' di presenza. E io ricordo che io prendevo Advil, che in italiano sarebbe la tachiparina. Ah, Li prendevo come fossero le caramelle e li avevo sempre in borsa nel caso se avevo mal di testa. E tu mi dicevi, io mi ricordo, tu mi dicevi una volta, per ogni pillola che tu prendi arriveranno 10 mal di testa nel futuro. E all'inizio io non capivo cosa intendevi, ma poi ho iniziato a comprendere quanto sia importante non solo trattare i sintomi, ma guardare the root cause, la causa alla radice, perché è proprio lì che inizia la vera trasformazione. E forse è anche da questa comprensione che nasce tutto il tuo lavoro, Gianluca, il tuo modo profondo di vedere la vita come un continuo processo di guarigione, la consapevolezza. E anche in questo episodio oggi tu condividerai un po' della tua esperienza, no? Personale che ha cambiato tutto e parleremo soprattutto della mente, di come può essere sia la nostra più grande sfida e anche la nostra più grande alleato. E prima di iniziare, mi piacerebbe che ti presentassi, magari racconta un po' di chi sei, che fai nella vita. ok, va benissimo.
Allora, innanzitutto grazie per queste parole bellissime che hai detto. Non avrei detto queste cose pensando di me, non me le ricordavo neanche. Comunque io ho 56 anni, la mia vita diciamo che è divisa in parti. Prima di un grave incidente che ho avuto e dopo questo grave incidente. Ehm, Più di 20 anni fa ho avuto questo incidente d'auto, la cintura di sicurezza mi fece scoppiare l'intestino, non se ne accorse nessuno, per cui rimasi per più di 2 giorni con un'emorragia interna, l'intestino non aveva più sangue, per cui quando poi se ne sono accorti l'intestino era morto, me l'hanno dovuto togliere. Quello che poi è successo è che per il trauma, probabilmente per la connessione che c'è tra l'intestino e il cervello, mi sono completamente dimenticato tutto quello che avevo imparato fino a quel momento. Tutto, tranne poche cose, tranne l'inglese. L'inglese me lo sono ricordato, forse perché l'avevo imparato viaggiando, Meno male. e un po' di cose, sì, infatti. Ehm, E da lì iniziò un percorso, adesso voglio riassumere molto, un percorso molto impegnativo perché in quel momento là ho dovuto dimenticare il mio vecchio lavoro, non potevo più fare il mio lavoro, avevo degli attacchi di panico, depressione, insomma stavo molto male perché per fortuna non è un'esperienza comune, ma quando non si sa più niente, perdiamo un po' il senso di noi. Io solo lì mi sono accorto quanto mi desse sicurezza sapere la matematica, sapere la geografia, sapere la storia, ricordarmi il mio passato, le persone che avevo conosciuto da ragazzo. E quando sparisce tutto quello, effettivamente rimane come un vuoto. E quindi lì per me è iniziato un percorso di riscoperta. Mi sono dovuto ritrovare, scoprire chi ero al di là di quello che sapevo, che c'era qualcosa dentro di me e quindi pian pianino quello che è rimasto, non essendoci più la razionalità, anche la memoria, non fa più parte delle mie skills, come dire, delle mie qualità. E quindi ho iniziato a sviluppare più il sentire. Mm. Non come scelta, è stato un processo naturale, diciamo, pian pianino. E oggi quello che faccio è mettere a disposizione la mia esperienza, quello che poi mi ha aiutato a ritrovarmi, a rimparare a stare bene, di chi vuole condividere, vuole ascoltare. Mi piace dire che lavoro all'asilo, cioè sono un po' un iniziatore. Mi piace lavorare con le persone che magari stanno iniziando ad approcciare questo mondo e che hanno bisogno delle prime indicazioni, l'ABC. Poi ci sono delle meravigliose guide spirituali nel mondo per fare da guida all'essere magari più adulto. Io aiuto chi sta iniziando, chi magari è in una fase di difficoltà, chi magari una crisi, sta affrontando una situazione di disagio, un momento difficile. Allora lì posso dare, oppure vuole iniziare a guardare, dare un'occhiata al mondo spirituale. Io conosco veramente le cose semplici, non mi reputo né un maestro né una guida. Diciamo che posso trasmettere delle cose semplici, posso fare nascere la curiosità, rispondere a delle domande e poi ho sicuramente tanta esperienza, proprio tanta con le persone, per cui tante storie. Ecco, si potrebbe raccontare tante storie. Non so se ho detto abbastanza di quello che devo dire, però quello che mi ricordo è questo. È quello che è venuto dal cuore, no? È stato perfetto. E qualche cosa che voglio aggiungere è, prima di tutto, grazie per raccontarci tutto quello. Io ho un po' di cose da dire. Prima di tutto è molto importante di iniziare con il livello di asilo, no? Le cose base, perché se tu non capisci quello non puoi andare in più profondità. È molto molto simile di ciò che noi Nathaniel e io stiamo facendo con Light Heart Vision. Noi stiamo cambiando, in English we are flipping,
stiamo girando il sistema educativa, nel senso qui iniziamo con kindergarten e poi c'è elementario, poi c'è high school, liceo, no? E poi c'è università. E noi con Light Heart Vision e The Education Association che stiamo creando vogliamo girarlo, iniziare con university, perché è lì le leggi principali di universale sono le più importanti, perché se tu non capisci quello, come puoi andare avanti, no? È come un foundation. E quindi è bellissimo che tu adesso da quell'esperienza tu sei ispirato e sei motivato a aiutare le altre persone in quei temi, no? Ed un'altra cosa che volevo dire è il fatto che tu, cioè, hai perso la memoria, il senso dell'identità e hai dovuto ricostruire completamente il rapporto con te stesso e la tua vita. Magari è stata una benedizione, no? Perché ci sono tante persone nella vita che stanno cercando loro, cioè chi sono loro stessi. E- ed è difficile quando abbiamo tutte queste identità e attachments di chi penso che siamo, forse delle persone di chi loro dicono che noi siamo. Ed è difficile quando abbiamo una tazza piena, no? Ma il fatto che tu hai votato tutto, tu potevi iniziare dal zero in un senso, no? E quindi è stato come una benedizione. E voglio chiederti, secondo te, io so già la risposta, ma voglio farlo comunque, cioè noi veniamo qui e noi diamo a noi stessi le esperienze che pensiamo che abbiamo bisogno. Cioè, secondo te è stata una cosa che tu hai dato per crescere la tua anima in questa vita e secondo te è stata un'esperienza karmica? Allora, per quanto quello che sono andato a scoprire di quel mio incidente, io dico tutto trasparente, cioè poi dopo quello Per che dico. favore, vai. E poi c'è qualcuno che giustamente non, perché non penso che tutti possano condividere magari ogni mio modo di vedere le cose. Io credo nelle vite passate, questo personalmente per quanto mi riguarda, ho avuto esperienze che mi hanno fatto avere questo credo e ovviamente parlo così, credendo in questa cosa. Sono andato a vedere che quando ho fatto l'incidente, apparentemente ho avuto un colpo di sonno, ma in realtà, Un colpo di sonno, cioè... quando ti addormenti in macchina mentre guidi, Ah, ok, ti sei addormentato. la sleep, sì. Ok, In italiano si dice colpo di sonno, no? Una ok, botta di sì, sonno. ho capito. Quello che sono andato a vedere poi, quando ho imparato a farlo, in quel momento lì è stata un'esperienza karmica perché in un'altra vita io avevo rubato un'attività a mio fratello dell'epoca, in quella vita lì. E lui, in questa vita, in quel momento mi ha come addormentato, come dire, come se si fosse vendicato, Mm, diciamo. E cioè c'è stata proprio un'azione sua di libero arbitrio. E io in quel momento, perché ero distratto, perché ero stanco, per mille motivi, non sono riuscito a non, diciamo, cadere in quella, tra virgolette, trappola. Da questo punto di vista la potrei definire karmica come esperienza, perché c'è una conseguenza di qualcosa che avevo seminato in un'altra vita. Però in questa vita l'altro motivo che mi ha portato a quell'esperienza lì è che io mi ero perso, cioè io avevo scelto incarnandomi una strada, una direzione d'anima e invece mi ero perso perché io facevo un'attività dove guadagnavo molti soldi, dove pensavo di essere sensibile, ma in realtà mi ero proprio perso dietro la carriera, il successo. E la mia anima mi ha dato un'altra possibilità, come dire, no? Mi ha detto, sei troppo, è difficile tornare indietro, resettiamo tutto. A volte capita anche che si muore per resettare tutto. Invece mi è stata data, diciamo, mi sono dato dalla parte profonda questa nuova possibilità che è stata sicuramente molto difficile come esperienza, veramente molto, molto difficile, immagino. però diciamo effettivamente è stata una benedizione perché non mi cambierei mai oggi
quello che sono oggi con quello che ero allora. Vabbè che ero molto giovane comunque, molto più giovane, però sì, è stata un'altra opportunità che mi sono dato e mi piace. Ovviamente mi porto dietro delle conseguenze sulla salute che si sentono tutti i giorni, però diciamo la direzione che avevo scelto era di spegnere l'ego anche col discorso di avere sempre dolori o molti dolori, non sono più quell'uomo magari pieno di energia, anche fisicamente, esteticamente, proprio fit, non so come si dice, piuttosto che anche con la mente non brillante come prima, cioè tutte queste cose mi aiutano a rimanere sempre umile, Mm, sempre proprio tranquillo, perché io avevo un po', anche per la mia vita infantile, avevo sviluppato un forte ego, dei mm. forti bisogni, avevo molto bisogno di apparire, avevo molto bisogno di essere riconosciuto, Che vuol e dire parire? apparire, essere visto bello, come dire, Mm, no? Essere visto importante, capito. essere riconosciuto. Avevo proprio tanto bisogno di essere riconosciuto. Non me ne rendevo conto, questo lo esprimevo in tutti gli ambiti, professionale, relazionale, però è una, io lo chiamo ego questo, è una forma di ego che ha sempre delle conseguenze molto, tanto o poco negative, poi comunque sulla vita. Mm, Quando sei nell'ego non sei nel cuore, per cui non è un dono. Pensi di donare, e sono sempre stato molto generoso, non è che ero assolutamente sempre nell'ego, però adesso mi è più semplice, mm. mi è più facile rimanere proprio al servizio. eh, Certo. mm, E coliato più consapevolezza pure. mm, E andremo in più profondità con l'ego, è un molto importante tema di la nostra conversazione oggi, ma hai detto bene, quando io penso alla tua carattere, Gianluca, io penso soprattutto a una persona umile e grazie alla tua esperienza ti ha portato qui. Ma è molto interessante come le nostre vite ci danno le esperienze che abbiamo sempre bisogno nel momento, anche se noi non siamo in accordo, cioè, ci porta sempre quello che abbiamo bisogno. È interessante perché quando abbiamo forse la intuizione di fare una certa una scelta o di andare in un percorso specifico, forse noi non l'ascoltiamo questa intuizione e poi la vita ci dà un'esperienza per capire, per ascoltare più forte, no? E ciò essere come la tua esperienza o anche può essere una malattia, perché i nostri corpi stanno sempre provando a comunicare con noi e perciò è molto importante di ascoltare, no? E a volte è difficile perché nella nostra società non siamo cresciuti a sempre capire, soprattutto in the Western societies, we are not taught how to listen in that way. And so it's really important this idea of the mind body connection and the ego. E dopo un'esperienza così intensa, la mente può diventare sia una sfida che una bussola, vero? E può intrappolarci nella paura oppure aprirci a una nuova comprensione più profonda. E vorrei farti questa domanda, iniziamo con le basi, è molto semplice. Secondo te, Gianluca, che cos'è la mente e perché è necessario che tutti noi ne abbiamo una in questa vita? E come mai per così tante persone la mente diventa una causa di sofferenza? mm. Allora, che cos'è la mente? Non te lo so dire. Ti so dire, ti so dire che è, io la connetto al pensare. Mm, Diciamo che è quella vocina che sentiamo continuamente dentro di noi, che è dietro ogni esperienza. Per esempio, molte persone pensano di provare delle cose, ma non esiste una emozione, una sensazione senza prima un pensiero. C'è sempre un pensiero, secondo me, io non, uso anche questi termini in una maniera molto personale. Un buddista invece ti parlerebbe della mente per ore, mm, oppure uno psicologo ti parlerebbe tantissimo della mente.
io infatti ho delle mie definizioni, quindi le descrivo in una maniera molto soggettiva. Ok. Amo dire che un quadro sta su grazie a un chiodo. Il chiodo è il pensiero. Il quadro potrebbe essere, per esempio, una sensazione o un'emozione, ok? Chiodo, Il cioè? chiodo è quello che serve per tenere sul quadro nel muro. Ah, è neo. Ah, neo, ok, perfetto, è quello lì. Ecco, quello per me è un pensiero. Il pensiero sorregge sempre un'emozione. E, e noi pensiamo in continuazione, Mm, continuamente. Ecco, per me la mente è una specie di, come dire, un motore che produce, ecco, immaginati delle bolle di sapone, no? Produce continuamente bolle di sapone tutto il tempo. Quando siamo connessi con una parte profonda, questi pensieri portano a dei risultati che hanno una valenza molto importante per noi e per gli altri. Quando non siamo connessi, i pensieri avvengono in continuazione, noi facciamo più di 80.000 pensieri al giorno. Quando non siamo connessi, i pensieri sono dei pensieri scarto, come li chiamo io, un po' come quando respiriamo buttiamo fuori l'anidride carbonica o quando una macchina è accesa dal tubo di scappamento butta fuori delle tossine, no? Delle mm. sostanze tossiche. Sì, Ecco, la sì. nostra mente, se non è connessa, produce sempre qualcosa di poco positivo. È connessa sempre a problemi, preoccupazioni, Mm, non è costruttiva. Ok, quindi secondo me la mente è uno strumento indispensabile per ogni cosa. Noi senza la mente non possiamo vivere. già. E quindi la mente è indispensabile, però è questo strumento che può diventare autonomo, anzi, diciamo così, scusami, la mente è come un cellulare, ma dentro di noi ci sono due persone che lo possono usare. In Italia c'è il diavoletto e l'angioletto, Anche in ok? inglese, sì. Ecco. La mia parte profonda, se usa il cellulare, lo usa per scrivere dei messaggi, per esempio, come quello che fate voi, no? Nel vostro progetto, per aiutare le persone, per stare meglio, per migliorare la mia vita, il benessere delle persone attorno a me. Dimmi, Chiamiamo messaggi di luce. luce. Se invece quell'altra parte, che qualche maestro vero, per esempio Eckhart Tolle, che è un vero maestro, la chiama corpo di dolore, quell'altra parte utilizza questo cellulare, lo usa per scrivere dei messaggi distruttivi. Mm, In tanti modi, quindi un messaggio distruttivo è anche la noia, piuttosto che un'autocritica, un senso di colpa, un ricordo negativo, una preoccupazione. Oggi magari ci capiterà, visto che molte mamme fanno parte del vostro progetto, magari vi parlerò di un paio di cosette su come le preoccupazioni agiscono sui figli. ok. E quindi diciamo, per me la mente, ecco, è uno strumento che è meglio non lasciare andare da solo. Eh, Se si pratica la meditazione, per esempio, nel tempo, io non sono un maestro di meditazione né un professionista di meditazione, ma praticando la meditazione si impara, diciamo, a essere spesso in contatto con la parte profonda e la mente naturalmente è in sintonia. Mm, Quello che ho imparato con l'incidente è che io non ero minimamente connesso con la mia parte profonda, ero sempre perso in questi pensieri di superficie che fondamentalmente ci fanno perdere poi la vita nel quotidiano. Quindi diciamo, non so se ho risposto alla tua domanda, ma qualcosina, diciamo, l'abbiamo detto. no, sicuramente, no, 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 hai risposto bene. E sì, è importante come imparare a, a usare la mente come un'amica, no? E a tenerlo con la manino e dire tutto ok, noi stiamo imparando a come convivere insieme. E, e sì, I love the metaphor that you gave about the angel and the devil, right? Because it can be both ways, but we need to learn the proper way to use it and not a way of resistance. And I'm so happy too, sono felice che tu hai parlato delle meditazioni perché queste sono è una delle pratiche secondo me più profonda di andare dentro
te stesso, no? E aiutarci a creare un rapporto più armonioso con la mente e anche osservarla con più consapevolezza. E una domanda per te, per chi che non ha mai meditato prima nella sua vita, che consiglio daresti per iniziare? Allora, ti, ti manderò, e se vorrai la potrei condividere, una meditazione di un uomo che secondo me è una vera guida, è uno specialista di costellazioni familiari e delle leggi, 5 leggi biologiche del dottor Hammer. Lui ha messo insieme queste due cose e fa dei veri e propri miracoli tramite le costellazioni familiari nel guarire proprio i sintomi, ma cose incredibili. Devo dire qualcosa perché tu hai detto le 5 leggi biologiche. Tra 2 settimane io ho conosciuto un ragazzo in Sardegna e noi avremo una conversazione su questo tema. Pensa, incredibile. Bellissimo. Vedi come la sincronicità Eh gira. sì, sì, sì. E sarà Ecco, pure in italiano, dai. un altro. Tra l'altro. Bello, con l'energia della Sardegna, bellissimo. Eh sì. Ecco, quest'uomo ci ha donato una meditazione che si chiama Meditazione dei 7 minuti, Ok. di 7 minuti, che secondo me per chi inizia è meravigliosa ed è veramente potente. Se volete, poi se per te è utile questa cosa, la condividerò. Assolutamente. Per quanto riguarda me, quello che io consiglio, forse in un'altra vita ero un monaco zen. Diciamo che mi piace partire sempre con le cose efficaci. La cosa più semplice però è anche la più difficile. Già, Proprio mettersi magari pochi minuti, semplicemente seduti, chiudere gli occhi, immaginare di essere piccolini al centro del nostro corpo e osservare quello che succede. Cioè, bellissimo. semplicemente quello. Quello che vedremo sarà innanzitutto la testa, la mente che si attiva, osserveremo molti pensieri, e provare a osservare quei pensieri, quel flusso di pensieri e poi percepiremo il nostro corpo. Per esperienza, perché tutti i giorni lo consiglio a decine di persone, è difficile, cioè moltissime persone non lo fanno, si bloccano, l'ego, come dicevamo prima, la mente negativa dice ma no, ma stai facendo male, ma è sbagliato, perché questa parte, questo corpo di dolore, Mm, parliamone un attimino, questa parte di noi è proprio una parte cosciente di noi che si nutre di sofferenza, che controlla la mente, si oppone a qualsiasi movimento che facciamo che vada a aumentare la nostra consapevolezza, per cui noi troveremo delle resistenze per forza. mhm. Ok? Quindi ci saranno un sacco di boicottaggi che sono, non so se lo capisci come Sì, sì, termine, sì, sì, i sì. Boycotting. boicottaggi, ecco, ci saranno proprio tentativi di rimandare, a volte ci fa credere che non abbiamo capito, allora dobbiamo aspettare per capire. Ecco, però la cosa secondo me più semplice è questa qua, 5 minuti. Poi quando una persona la prima volta riuscirà a sperimentare la sensazione immensa di benessere che può nascere dopo quella prima fase di difficoltà dove la mente ci sembra che ci sovrasta, c'è proprio sempre a un certo punto un momento di proprio quasi di estasi. Ecco, se poi una persona riesce ad arrivare a quel momento lì, va da sola, nel senso è talmente bello per chiunque di noi che magari cerca fuori delle risposte quando scopre che basta entrare dentro e qualsiasi momento, qualsiasi pace, qualsiasi armonia è lì. Noi a volte cerchiamo l'armonia tramite un'altra persona o tramite un lavoro, tramite un'esperienza. Quello che ci può dare la meditazione è capire che basta chiudere gli occhi e entrare dentro, c'è un sentiero difficile, c'è una porticina che quando si entra con la porticina lì poi stiamo bene. Mm, Quello secondo me è proprio un dono meraviglioso che ci può aiutare a contare su di noi più che sul mondo esterno. per forza. Eh Mm. sì, è come aprire la porta e dire io vorrei conoscermi ancora meglio, no? Fare quella domanda è bellissimo come l'hai spiegato. È proprio così semplice nel senso noi non dobbiamo
cambiare nulla, non dobbiamo controllare nulla. Cioè, stiamo lì con noi stessi, osserviamo ciò che c'è dentro la testa, nel corpo, le sensazioni, però senza giudicarli. E Mm. anche se ci sono di pensieri o le parole lì che non sono belle, cioè, sono lì e basta. Se noi accettiamoli, loro sono temporanei, no? E quindi come le nuvole vanno, verranno e andranno. Bravo, è E come guardare il cielo con le nuvole che si muovono. esatto, esatto. Io mi ricordo le prime volte che io ero introdotta alla meditazione, cioè ho fatto veramente fatica. Infatti era il mio ex compagno italiano che era più interessato in quelle cose e io, cioè, ho saltato dentro, nel senso, noi eravamo in Thailandia, abbiamo fatto una settimana di Silent Meditation Retreat, quindi non solo meditazione per 6, 7, 8 ore per giorno, ma anche non potevamo parlare. E per me, i primi giorni, io ero lì con me stessa e io volevo scapparmi. Io ero lì per la prima volta nella tutta la mia vita, ero lì provando a meditare e io, cioè, volevo scappare perché per la prima volta io potevo vedere, sentire e ascoltare tutto ciò che c'era dentro il mio cervello e come non ho buttato la spazzatura per anni. Veramente era così. Però lo più che lo fai e più che... cos'è la parola che sto cercando? Più che sei aperta, più che sei aperta a provare queste cose, più che vedrai che sentirai più leggera, no? Perché veramente è come rebalance and reharmonize all of your body and accepting all parts of you. Perché è normale che tutti noi siamo umani e abbiamo, non siamo umani, we are souls having this experience as a human, but we have parts of us that we suppressed. And so when we sit in silence, these parts, they're wanting to come out, but the only way they can come out is to be felt, right? And that's not always comfortable to be in those places. So it's like we have to sit with the discomfort in order to transcend and to free these parts of us. E adesso vorrei anche parlare, introdurre l'aspetto dell'ego in relazione alla mente, perché so che è un argomento molto molto importante. E per te, secondo te, qual è la differenza tra le due? E come ti dicevo prima, la mente è lo strumento, il cellulare. L'ego o l'anima sono le due parti che la possono usare, ok? Con due finalità diverse. L'anima usa il cellulare per comunicare messaggi, per scrivere una mail, diciamo, di luce, come dicevi prima. L'ego invece spegne la luce. Ti faccio un esempio. Immaginati le mamme, no? Una mamma, la bambina si ammala, ha la febbre. La mente, quando viene presa dall'ego, l'ego ricordati che come è un essere, come fosse un insetto che abbiamo dentro di noi, che si nutre di sofferenza ed è sempre lì attento a cercare di produrre un po' di sofferenza e la produce tramite i pensieri, perché noi non viviamo nella sofferenza, soffriamo solo se pensiamo in un certo modo. Mm, Io dico sempre, stiamo come pensiamo, sto come penso. Se penso bene, sto bene, se penso male, sto male. Non posso stare male se penso bene, è impossibile. Se tu pensi a quanto vuoi bene a tua figlia, non puoi stare male, è impossibile. mm, Ok? Quindi l'ego è sempre lì attento a produrre sofferenza e quindi se ci sono delle situazioni adatte, subito lui si scatena, prende il cellulare, che è la mente, e inizia a dire, oh mio Dio, adesso cosa faccio? Per esempio, dubbio, no? mm, Il dubbio è un modo, comunque non è nella luce, è nel contenitore della sofferenza piccola. Poi metti che usa l'impazienza. Tu parlavi prima della tachipirina, no? Io non voglio parlare contro i farmaci, assolutamente. Voglio semplicemente dire che se io la utilizzo perché sono impaziente per spegnere un sintomo, il problema non è tanto il sintomo, è l'impazienza. E l'ego mi dirà, ma cavoli, ma fatelo passare subito. mm, Passare subito questa cosa qua. Ma scusami, tua figlia non può stare male, una eh, febbre. La febbre
Poi a un certo punto inizierà a usare la paura. La notte la febbre magari passa da 37 a 37 e mezzo, da 37 e mezzo a 38. Io so benissimo le mamme che seguo, che devo stare al telefono a dirgli stai tranquilla, perché la mamma ha il problema, la figlia ha la sua febbre che se deve andare a 40 va a 40 perché il nostro sistema immunitario è perfettamente settato su quello che serve al corpo, quindi deve tenere sotto controllo un virus che ha bisogno di 40 di febbre. Ma la mamma ha paura e l'ego cosa ti Mm. dice? È lui che genera la paura, ti dice devi avere paura perché tua figlia può morire e inizia a farti pensare che la bambina poi muore, magari ti fa pensare che non respira e tu inizi a vedere che non respira. Cioè è tutto un insieme di cose dove la mente viene utilizzata dall'ego, ma questo vale su ogni situazione, Mm. su una situazione economica. Dimmi. No, I want to say it's so funny che tu hai portato questo esempio perché è proprio successo a noi la settimana scorsa. La mia piccolina aveva la febbre e noi Ah, eravamo dai miei e la mia sì. nonna, la sua nonna, la mia mamma è una persona preoccupatissima, sempre è stata così, perciò ho avuto un'esperienza da piccola infanzia un po' diversa dalla mia piccola, ma comunque lei aveva paura in quella situazione. Mi ha detto, ma Giulia, devi dare la medicina, le farmaci, devi chiamare o forse andare all'ospedale. E io, cioè, in inglese, I would say, I cut my Appunto. cords and I put my boundaries and my walls. Io ho detto, mamma, cioè, noi vogliamo far crescere Luciana in un modo diverso. Abbiamo detto che capiamo che non sta bene, è molto ovvio, ma alla stessa volta noi non vogliamo distrarla e prenderla via di questa esperienza che lei sta avendo. Nel senso, lei era lì, piangeva tantissimo nelle mie braccia, ma noi non è che we ignored her. Eravamo lì con lei, abbiamo accettato tutti, ogni parte di lei e sapevamo che era un'esperienza temporanea, no? E nel senso, cioè, we want to change the paradigm, like the way my family was and the way Nathaniel and I are raising Luciana, nel senso, non siamo ignoranti, nel senso se diventava più peggio, we would take precaution in the steps to take care of that situation. But we were monitoring her and we understood that she was going through an experience. She had a fever, but we were also accepting and loving her and allowing her to feel everything that was coming up in that moment. And I just feel so proud. Veramente non voglio mettere Vero. il subject on me, but I know I've come such a long way and I want to acknowledge that, I feel like a different person, nel senso che io ho avuto un'esperienza completamente diversa da quando io ero piccolina, ma so che ci sono, con ogni generazione noi stiamo migliorando, no? E quindi e non è facile quando soprattutto hai una mamma, una nonna che ha così tanta paura, no? Ma è proprio lì nell'amore e nel cambiare the focus e credere che andrà bene alla fine, perché sempre andrà bene. Sei stata bravissima perché sei riuscita a gestire molto bene la situazione. Per esempio, avresti potuto, sempre stimolata dall'ego, andare in conflitto e non avrebbe Mm, fatto bene a Luciano. Infatti, adesso vorrei cogliere l'occasione per parlare di una cosa a cui tengo molto, ok, su come gestire i figli quando si ammalano. ok, Ok? Voi avete fatto, sareste proprio l'esempio perfetto. grazie. Però parliamo un po' con degli esempi semplici per far capire quello che invece io vedo tutti i giorni accade, ok? Perché sono cose a cui non siamo. Tu hai fatto un percorso lunghissimo e comunque ti è venuto proprio naturalmente da dentro questo movimento perché l'hai coltivato in tanto tempo, ma normalmente una persona invece, come hai visto per tua mamma, anche una persona che è abituata a lavorare su se stessa, io lo vedo, tante persone che seguo anch'io, poi la paura le prende, ok? Però ecco, io penso che c'è una cosa, cioè parliamo di matematica spirituale, Ok, io la chiamo così. È semplice, semplice, ma può insegnare tantissimo alle mamme come uscire da alcune situazioni difficili. Allora, ricordiamoci che siamo tutti connessi. mm, Quindi quella che è la fisica normale, nel mondo spirituale funziona ugualmente. Per esempio, c'è un principio che si chiama dei vasi comunicanti, è un principio di fisica, dell'idraulica,
che prevede che se io ho due contenitori, due vasi, pieni d'acqua in maniera diversa, uno con tanta acqua, uno con poca acqua, uniti da un tubicino in basso, l'acqua andrà naturalmente a portarsi uguale. Mhm. È un principio della fisica idraulica. Nel mondo spirituale è la stessa cosa. Noi siamo tutti connessi, in particolar modo in una famiglia. Mm. Quindi adesso semplifichiamo molto, facciamo solo papà, mamma, figlia, per esempio, quando in realtà la nonna c'entra Mm. tantissimo in questo Mm. esempio. Facciamo papà, mamma, figlia. Allora, noi abbiamo dei livelli di energia. Immaginati tu, Nathaniel, e Luciana che siete in un posto meraviglioso in mezzo al verde a correre insieme con un cagnolino che avete anche un cagnolino, forse non lo so. Non eh, ancora. ma ancora, immaginati il cagnolino adorato di tutti che vi rotolate nell'erba al sole in un posto meraviglioso, energia 100, 100, 100. Mm. L'energia può andare da 100 a meno 100, Mm. è uno zero in mezzo, più 100 meno 100. E questa energia cambia a seconda delle emozioni che provo. Mm. Ok? Quindi quando una persona prova una forte rabbia, per esempio, può avere un'energia che può essere meno 30, è un esempio adesso, oppure una disperazione meno 90. Mm. Quando è totalmente felice, più 100. Allora tu prova a immaginare che a un certo punto la bambina, facciamo un esempio di tre, mamma A, papà B, bambina C. La bambina si ammala e la sua energia fisica diminuisce perché è in atto proprio un processo, una battaglia contro una malattia. Diciamo che la sua energia diventa 20, quindi abbiamo 100, 120. La mamma, che non fa come hai fatto tu, si preoccupa. Le mamme vanno molto in ansia, molto, molto in ansia. E inizia, all'inizio magari no, però sai che una febbre può durare mediamente sui 5 giorni e quindi inizia la notte la febbre inizia a diventare 40, la bambina piange, suda, è bollente e la mamma va in ansia. Ansia, energia va da più 100 a meno 20. Quindi abbiamo la bambina magari che ha più 20, la mamma che va a meno 20. Il papà non si preoccupa solo per la bambina, si preoccupa anche per la mamma, perché vede che è agitata, che non riesce a gestire la situazione, non sa come aiutarla, come sostenerla. Ripeto, l'esempio di prima era perfetto, ma non è quello che io vedo tutti i giorni quando mi chiamano tutti i giorni, adesso d'inverno, no? E il papà quindi va ancora più giù della mamma perché si preoccupa per tutte e due. O comunque facciamo che il papà magari è un papà illuminato e rimane a 20, più 20. Quindi alla fine abbiamo un sistema che ha più 20 della bambina, più 20 del papà, meno 20 della mamma. Totale 20, è matematica. Mm. Diviso 3, sono circa 7 a testa. Mm. L'energia di mia figlia l'ho portata da 20 a 7. Mm. Le viene una polmonite. Mm. Perché? Perché noi abbiamo preso la sua energia senza saperlo, perché l'energia si distribuisce. Ora, a volte la paura di una madre fa peggiorare gravemente la malattia della figlia. È per questo che sei stata bravissima a non entrare in conflitto con tua mamma, perché se tu fossi entrata in conflitto con tua mamma, già tua mamma stava portando un'energia molto bassa, avresti abbassato sia la tua che ulteriormente quella di tua figlia e sarebbe stato molto grave, perché Mm. avrebbe potuto corrispondere a un peggioramento della salute di tua figlia. Invece voi cosa avete fatto? Quello che io consiglio sempre. Io consiglio sempre in quei casi lì, chiudere gli occhi, immaginare tenendo magari la bambina in braccio il momento del parto o perché ha avuto un parto difficile, il momento dove finalmente la bambina è stata posta sul petto della madre, quindi immaginare il profumo della bambina, i suoi piccoli primi movimenti, sentire il cuoricino che batte, Mm. sentire il suo calore, vedere il suo primo sorriso, il suo primo sguardo, Mm. quindi connettersi con la parte profonda dell'amore, espandere questa energia con una sfera di luce, prendere questa sfera di luce, idealmente, mandarla alla bambina e sigillarla con una preghiera.
Quindi la gratitudine di quel momento, grazie per questo dono meraviglioso di mia figlia, grazie per la presenza di tutti gli esseri luminosi che in questo momento possono essere a sua disposizione. Chiamo gli angeli della guarigione, grazie perché siete già all'opera. Grazie perché questa energia potentissima dell'amore che io sto generando, che si innesca in mia figlia, la guarirà velocemente. Ecco, un'energia di questo genere fa andare fuori scala, mia figlia da 20 va a 100. Mm. Ecco, una cosa del genere non ci hanno insegnato a farla. Già, già, A me già. capita a volte, recentemente ho trovato un piccione, la mia compagna ha trovato un piccione morto davanti a casa. A pigeon. Sembrava morto. Ok. Io sono andato là, ho chiuso gli occhi, ho messo la mano, non l'ho neanche toccato. Ho fatto questa cosa che hai detto adesso e è volato via. Quindi gli Wow. animali lo sentono subito, i Ah, bambini sì, lo sentono subito. sì. Noi, perché non hanno la mente che Mm, filtra? Perché la mente mi dice tu devi avere paura, tu ti devi spaventare, tu devi correre al pronto sì, soccorso. Non è detto che sia sempre necessario. E comunque se lo devo fare con fiducia, come dicevi tu prima, no? Proprio l'energia è quella, la fiducia, la fede e la preghiera. La preghiera è una cosa che noi non mettiamo dentro in quei momenti lì, invece va messa sempre. Perché il mondo spirituale non è al nostro servizio, il mondo spirituale rispetta il libero arbitrio, non può il mio angelo intervenire se io non glielo chiedo già. e non può fare quello che... Cioè, se io gli chiedo aiutami, è come se io adesso ti dico Giulia aiutami e tu mi dici ma cosa, come? Quindi io gli dico, per favore, libera la mia mente dalla paura. Allora lo fa. Per favore, aumenta la mia fede, la mia fiducia. Aumenta per quello che è possibile la mia capacità di reagire a questa situazione. Allora io, se chiedo in maniera chiara, avrò una risposta. Altrimenti, noi, nonostante tutto, andiamo bene lo stesso, però sono infiniti gli strumenti che possiamo mettere a disposizione e non siamo però cresciuti nella piena consapevolezza di questa enorme, come dire, abbondanza che abbiamo attorno. E questo è un po' il punto, diventare proprio, avere dei piccoli strumenti, che penso che sia quello che vogliate fare voi, affinché ci siano sempre più risorse, Mm. E perché a volte ne abbiamo poche e ci perdiamo. Pensiamo di averne poche, nel senso, pensiamo di mm, averne poche e ci perdiamo. mm. Non so se sono uscito un po' da seminato. No, assolutely. Grazie per condividere tutto quello. E hai parlato del fatto che noi siamo tutti connessi, scusa, e non solo a un altro, però anche ai momenti nel passato, nel futuro. Quindi adoro il fatto che tu hai dato l'esempio di andare indietro nel tempo, a quel momento della nascita e sentire ciò che forse sentivi in quel momento, in quell'esperienza bellissima, miracolosa, no? E sì, e anche il fatto che hai parlato di chiedere è così importante perché l'universo è così um, giving, no? E tutto quello che noi vogliamo creare, se è conscious or not, subconsciously, it gives to us because it thinks that we want that. So simply to open the door and to ask and say, hey, I need this right now. But not only asking, I parlato di un punto così importante, secondo me, forse la più importante, di avere anche la gratitudine. È così, così, così importante di sentirlo prima, prima di ricevere, no? Di avere quella gratitudine, perché è già fatto. Sì, È già sì, sì. fatto nella realtà, è solo to realign con quell'esperienza, con quel frequency e vibrazione, no? Ma la gratitudine è anche una cosa, una qualità che Cristo ha parlato in his teachings, no? And so I love that you spoke about that. And when the mind calms down, quando la mente si calma e il corpo comincia a parlare. E la guarigione avviene spesso quando iniziamo ad ascoltare la nostra intuizione e essere più presenti noi, no? E also voglio capire, cioè, come possono le persone riconnettere più con quella guida interiore nella vita quotidiana, secondo te?
E secondo me la meditazione e l'ascolto, quindi provare proprio ad ascoltarsi, perché poi vabbè, qui non abbiamo parlato degli aspetti psichici, ma purtroppo non è così facile fare da soli, perché noi, per esempio, questa è una cosa proprio fondamentale da ricordare, noi abbiamo dei meccanismi che si chiamano meccanismi di difesa psichica che intervengono continuamente per preservarci dall'ansia e dall'angoscia. Il nostro pensiero serve a vivere, quindi a affrontare le situazioni del quotidiano, ma quando l'ansia e l'angoscia aumentano, ci sono questi... L'angoscia sarebbe? L'angoscia non te lo so dire in inglese, è l'ansia molto più potente. Like anxiety attack? Anxiety attack, però ci sarà un nome sicuro, però adesso non te lo so dire. Ah, comunque, Tranquillo, segnala capisco più o perché è meno. importante. Ok, quindi molto più grave dell'ansia. Quando una persona è angosciata è una persona che non vede speranza, è proprio... Depressed? No, quella è depressione. Angoscia è un termine, magari prova a vedere mentre Ok, io vai parlo. avanti, io lo cerco. Ecco, quindi che cosa succede? Io lo chiamo tergicristallo psichico, cioè così come quando piove, il tergicristallo ci fa credere che l'acqua non c'è sul vetro della macchina. In realtà piove, però il vetro è sempre pulito. Ecco, noi, specialmente da bambini, ma anche poi da adulti, abbiamo questo meccanismo che toglie tutte le cose troppo pesanti che ci creano troppa angoscia, che ci creano troppa ansia, le toglie. È un meccanismo che avviene prima della coscienza, cioè noi non siamo consapevoli di questo. È incredibile, quando lo studi bene, nella psicologia è fondamentale come elemento. Cosa succede? Succede che io le vere cose problematiche di me non le so, Mm. sono in quello spazio che si chiama inconscio e non le so, non le posso sapere. Chi le può vedere? Solo una persona che è fuori di me, il mio compagno, il... Voglio dire che è bellissimo che tu stai parlando delle relazioni adesso, il fatto che noi non siamo fatti di farlo da soli, perché io ho organizzato la nostra conversazione oggi nelle cinque temi e proprio nel mio schermo adesso è lo schermo, il quarto schermo che si chiama Relazioni e risonanza, The Power of Connection. And Guarda, the guarda. power of the relationships, because like you're saying, there are our mirrors to show us what's inside of us that needs healing. Allora ti prego di andare avanti. Ok, quindi hai fatto bene a dirmi quella cosa così gli do un taglio diverso. Quindi diciamo che noi abbiamo questa cosa, questo meccanismo che si chiama rimozione, che rimuove tutto ciò che è troppo importante. Ti faccio un esempio, io potrei provare schifo, ok? Se a mia figlia viene una pustola, una cosa, ecco, tipo un ascesso, no? Potrei provare schifo. Quello schifo magari è lo schifo che ho provato quando ero bambina, che ho avuto un'esperienza magari che ne so, brutta. Per esempio, all'asilo ho avuto un'esperienza sessuale che non mi aspettavo, no? Un bambino mi ha fatto vedere una cosa che non mi piaceva, io ho provato schifo, il tergicristallo psichico della rimozione ha funzionato allora, quella roba è rimasta nel mio inconscio. Oggi io vedo un ascesso in mia figlia, provo la stessa sensazione di bambino che era enorme. Quella sensazione mi destabilizzerebbe completamente, io non potrei aiutare mia figlia e allora quella sensazione viene cancellata. E io non me ne accorgo, Mm. non me ne accorgo, non so neanche che l'ho provata, viene completamente cancellata. Allora, però, che cosa succede? C'è un altro meccanismo che si chiama proiezione, Mhm, projection, mhm, che mi permette di vedere quello che è nell'inconscio. Cosa significa? Significa che io vedrò il mio partner, ok? Visto che io ho rifiutato il mio senso di schifo, l'ho rifiutato, lo proietto su di lui e succederanno due cose. O fa una cosa, per esempio, che ne so, si pulisce la gola,
fa un rumore così e io dico, ma che schifo! Mamma mia, che schifo! Ma non fare mai più una cosa del genere, mi fa schifo, mamma mia! La sto proiettando su di lui, tutto quello schifo che io ho dentro lo proietto su di lui e mi fa schifo, ma mi fa schifo enorme. E lui, poverino, dice: Ma amore, ma cosa ho fatto? Non ho fatto niente. No, 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 non fare mai più quella roba lì, mi fa schifo proprio. È un esempio adesso, si può fare su mille cose, è quello che dicevi tu, no? Oppure giudico il suo avere schifo. Magari lui sta camminando per strada, vede un cane che fa la cacca, ok? E fa che schifo, mamma mia! E tu dici: ma è possibile che ti fa schifo tutto? È una cosa naturale, guarda che è natura. Ma è possibile che ti fa schifo? E lo rifiuto. E lui va nella ferita da rifiuto, quando dicevi che il nostro partner è uno specchio che ci porta a noi, no? Tramite il mio schifo che io sto proiettando su di lui, non lo vedo mio, lo posso vedere su di lui, lo posso allora vedere, ma se fosse mio sarebbe troppo grande perché è una cosa che riguarda quando ero bambino, piccolino. Allora io posso vedere il mio schifo su di lui, lo posso giudicare su di lui e nello stesso tempo lui, tramite questa azione ingiusta apparentemente, contatta la ferita da rifiuto che ha avuto con sua mamma quando era bambino, che la mamma gli continuava a dire che non andava bene quando lui si metteva i pantaloni, adesso sto inventando, no? E quindi c'è un momento magico dove praticamente entrambi prendiamo connessione con delle cose profonde. È ovvio che lì, se non sei consapevole, rischi pure che litighi pesantemente, che non ti parli per 3 giorni. Le persone poco consapevoli purtroppo sono vittima di questi meccanismi. Invece delle persone consapevoli riescono un attimino a guidarsi. Purtroppo i partner non possono farsi da terapeuti, quindi è molto importante a volte avere una figura esterna, neutra, che con amore e senza giudizio ci possa dare degli input, ci possa guidare, perché se poi i partner reciprocamente fanno i terapeuti è molto pericoloso, Mhm. può non essere semplice, pericoloso è un termine sbagliato, può non essere semplice, però ecco, è molto complessa la situazione. Però è proprio questo, cioè il partner serve a portarci a noi, alle parti profonde di noi che sono nascoste. Questa è un po' una delle finalità della relazione, oltre Già. al sostegno, il nutrimento, l'accoglienza, la condivisione, poi ci sono tantissimi aspetti, però questo è un aspetto che viene molto fuori nelle coppie, in tutte Già, le coppie. già, 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 già. E la nostra trasformazione non avviene mai da soli. Il modo in cui che noi ci presentiamo, la nostra vibrazione, la nostra consapevolezza influenza tutte le persone che amiamo, ma soprattutto quelle relazioni più strette come partner o figlia madre. E, e sì, e voglio chiederti, cioè, nel senso, come può reagire o non reagire una persona? Beh, cioè, per esempio, loro hanno la consapevolezza che questa relazione sta tirando fuori queste parti di loro che loro hanno messo giù, e però non ci vuole solo la consapevolezza, ci vuole anche poi l'azione di cambiarlo e guarirlo. Quindi, che può fare una persona quando vedono che, ok, questa parte sta venendo fuori di me grazie a questa relazione, e adesso come può agire diversamente? Allora, innanzitutto l'osservazione è tutto. Mhm. Ti faccio un esempio, ho visto 2 settimane fa per la prima volta una donna che è venuta da me che aveva tentato 2 volte il suicidio, Ok. perché nella sua vita lei attraeva solo persone tossiche e non riusciva a staccarsi da queste persone tossiche, pur facendole del male, continuava a tenerle attaccate a sé e non riusciva a librarsi. Nell'ultimo ricovero che aveva avuto in psichiatria, aveva conosciuto un uomo tossicodipendente e alcolista, l'aveva accolto a casa sua e viveva queste dinamiche di rifiuto terribili, dove lui le urlava delle cose terribili, bruttissime, la abbandonava, non la voleva più vedere, lei voleva a tutti i costi ritrovarlo. Abbiamo fatto una seduta e io le ho fatto vedere semplicemente come non fosse ingiusto quello che le succedeva. Lei si sentiva una vittima
Ma io gli ho parlato della matematica spirituale, gli ho detto, guarda, se la vita è come un'equazione, 1 più 1 fa 2. Mm. Se tu hai il risultato finale di un'equazione, puoi scoprire cosa c'è prima dell'uguale, dall'altra parte, no? Se il risultato finale è una persona che ti offende, stai tranquilla che l'hai offesa, sicura al 100%. Prima hai citato Cristo, nel Vangelo secondo Matteo, Cristo parla della pagliuzza, come poi, che in inglese si chiama... Pagliuzza. Aspetta, aspetta, perché il termine inglese non me lo ricordo mai, ma me lo sono appunto segnato nel caso capitasse di parlarne, perché ci tengo molto a questa cosa qua. Praticamente dice, in italiano è diverso, Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Mm. Questo è nel Vangelo secondo Matteo. In italiano è perché guardi la pagliuzza che ha nell'occhio tuo fratello quando tu hai una trave nel tuo occhio? Questo qui è un meccanismo che si chiama proiezione, quello che la psicologia ha scoperto negli anni 60, Cristo ne parlava 2000 anni fa. E Buddha dice che il mondo è uno specchio. Tutti i maestri hanno sempre detto che è fuori di noi che vediamo noi stessi, nell'altro vediamo sempre noi stessi. Ecco, se una persona ti urla addosso, se una persona ti tratta male, se una persona ti offende, non puoi non aver fatto niente, ma puoi non esserne consapevole. Mm. E allora gli ho consigliato per una settimana di osservare quello che le si muoveva, perché se uno ti dice non ti voglio più vedere, non puoi avergli fatto una carezza, è impossibile. E si è accorta in una settimana, una donna che va dallo psicologo da 5 anni, tutte le settimane, in una settimana è cambiato tutto nella sua vita. Quest'uomo qua ha iniziato a dirle, ma come mai sei così dolce con me? E lei semplicemente si ascoltava, si osservava. Quindi a volte anche solo osservarsi, per esempio, se io sento una rabbia venirmi, crescere dentro di me, è diverso se io mi rendo conto di questa rabbia, mi sto focalizzando su di me, che focalizzarmi su lui che mi ha fatto arrabbiare. È Mm. molto diverso. Io semplicemente mi guardo dentro, E osservo pre- la mia rabbia e quello già cambia tutto. Dimmi. Perché anche prendi la responsabilità per le tue emozioni, quello che provi. È lì. La responsabilità viene dalla consapevolezza. Io osservo una cosa, divento più consapevole. Poi, purtroppo, come dice Tolle, l'inconscio lo vedi dopo che si è mosso, quindi non è semplice, non è così semplice, però già osservare anche quello che è Mm. accaduto è molto importante. Però a volte guardarsi, ecco, io cerco sempre di dire, questo l'ho preso dal buddismo ed è sacro secondo me, non posso. Se l'altro rappresenta la mia immagine nello specchio, non posso pulire una macchia sotto l'occhio dallo specchio, devo pulirmi la mia. Mm. A Ben volte io detto. critico una persona perché è stata insensibile, no? Ah, ma tu sei sempre così insensibile. Se io applico questo principio, io devo semplicemente imparare proprio una regola, mi fermo e dico, mi sta avvenendo, se uno medita, le cose le vede più lentamente, non se ne accorge dopo, se ne accorge prima e dice, cavoli, mi sta venendo una forte rabbia che gli vorrei tirare un pugno in testa, magari, qualcuno un po' violento, altre persone no perché è insensibile. Ma se uno si ascolta e dice, aspetta un attimino, allora sto provando rabbia, lo vorrei aggredire, ok? Ma se io lo aggredisco, sono sensibile o sono insensibile? Perché magari uno, due, se è vero il principio che lui è il mio specchio, vuol dire che io sono insensibile. Quando sono insensibile? Dove sono insensibile? Ma già mi è passata la crisi, perché inizio a pensare su di me e a dire dove sono insensibile. Com'è possibile? Io non mi sento insensibile, io mi sento la persona più sensibile della terra. Poi Mm. magari sono insensibile verso i miei bisogni, perché sono una mamma che non si fa neanche la doccia, perché la mia bambina deve avere tutto e non ho neanche la forza di dire ti metto in braccio mio marito e mi faccio una doccia di mezz'ora. Magari è quella l'insensibilità, però comunque cambia tutto quando inizio a guardare su di me quello che vedo nell'altro, quello che giudico nell'altro. Ecco, nella psicologia moderna si chiama proiezione e rimozione, nel linguaggio di Cristo si chiama sawdust, speck, quello che è, e nel Buddha si chiama lo specchio. Però poi Mm. alla fine
qualcosa si può sicuramente fare. Mentre invece spesso capita, specialmente nelle famiglie, perché c'è un'altra cosa che io proprio devo dire, che il vostro è un progetto meraviglioso, voi siete stupendi, però Grazie Gianluca. capita nella mia pratica, cioè mi sembrano quasi dei mondi diversi, non tanto voi, ma magari avere tante persone così belle, ma io quello che vedo invece nel quotidiano, io vedo delle mamme che sono isteriche, che trattano malissimo sia i figli che i mariti. E c'è una cosa che proprio amo dire perché amo fargli capire, ma scusami, ma ti rendi conto che tu tratti meglio il bidello della scuola o il vicino di casa che lo vedi una volta a settimana mentre butta la spazzatura di tuo marito? Mm. Ma non è strano? Tratti peggio la persona che ami del tuo vicino di casa? Allora io dico, tu dovresti trattare male il tuo vicino di casa se fossi coerente e non trattare mai male tuo marito o tua moglie, perché è sempre vicendevole. Ho detto proprio ieri a un amico, gli ho detto un consiglio, tua moglie la devi trattare, lui è un insegnante a scuola, come il preside. Si è messo a ridere e mi fa, hai ragione, lo farò d'ora in poi, questo è un uomo gigante, mi fa paura. E certo, ma perché la devi rispettare? Ma come puoi trattare male tua moglie? Quando tu Capito? parli di tutto questo, cioè io penso l'unica cosa che il fatto che tutto questo succede è perché noi ci siamo dimenticati di chi siamo davvero. Brava. E proprio questo, c'è la paura, cioè noi trattiamo gli altri, soprattutto le persone più vicine a noi, e forse li giudichiamo, ma solo perché noi stiamo giudicando noi stessi, vero? E come noi abbiamo paura di trattare noi stessi e no, è come noi abbiamo paura davvero quanto siamo potenti come esseri e come creatori spirituali. Perché la verità è che noi siamo amori e se noi viviamo dal quel posto, dal quel spazio di amore, non esiste poi la dubbia, la giudicazione, la paura, la rabbia. Però la cosa che non so come dire in italiano, the Parlami in shift, il cambio che deve venire è uno di coraggio, perché per così tanto tempo noi stavamo vivendo in un modo dove viviamo così, forse siamo the victim or we blame others in our lives for our life situation. To take back full responsibility for our lives and for ourselves ci vuole coraggio, no? E amo soprattutto di tutto quello che hai parlato perché tutto quello ci porta nella quinta tema che io ho per oggi, che sarebbe la co-creazione. E quando noi iniziamo a vivere più consapevolmente, ci rendiamo conto che ogni pensiero, parola e azione è un atto creativo e siamo tutti coautori della nostra realtà. E io voglio chiederti questo, Gianluca, cosa significa per te influenzare consapevolmente la vita e vivere per un scopo più grande di noi stessi? E secondo te, perché, cioè, qual è il vero scopo della vita in generale, no? Perché noi veniamo qui in questi corpi umani, su questa terra specifica, in questo momento specifico? Allora, guarda, ricordati che io sono dell'asilo, tu mi fai le domande dell'università. Quello che Scusami, io pensavo che fosse una domanda più, cioè... Sono delle domande molto grandi che hanno le risposte. Yogananda Paramahansa ha le risposte, i grandi maestri hanno le risposte. Io ti parlo dell'asilo, quindi io ti parlo di... sicuramente si possono fare dei grandi discorsi su questo. Ti posso parlare di me, ti posso parlare delle persone che vedo, che conosco. Va bene così? Io credo che noi ci incarniamo per degli scopi, abbiamo dei progetti. Credo che la vera vita non è questa, questo è un sogno. Mm, Chiudiamo gli occhi, apriamo gli occhi, ci svegliamo subito. La vera vita è quella che c'è, possiamo dire, nell'aldilà, diciamo così, mm, ok? Nel mondo spirituale. E nel mondo spirituale abbiamo la possibilità di decidere di capire delle cose, ok? E abbiamo questa specie di cinecittà Hollywood, no? Abbiamo questa specie di Hollywood dove noi siamo dei registi, possiamo fare un film
e possiamo scegliere di dove ambientarlo. Nel Chicago degli anni 40, perfetto, c'è il set pronto. Nel Mm, deserto c'è il set pronto. Posso scegliere gli attori, posso scegliere la trama, mm, posso scegliere qualsiasi cosa. E c'è la cosa meravigliosa che possiamo poi mettere in scena tutto questo. Con che scopo? Lo scopo di comprendere gli errori del passato. Ehm, Se fosse vero questa cosa, perché mi rendo conto che un sacco di persone potrebbero dire che è una follia, ognuno ha la sua sensibilità, ognuno ha mhm. il suo modo di vedere la vita, di capire la vita. Certo. Io, per esempio, che ho avuto delle esperienze molto difficili quando ero bambino, gravi proprio, se non avessi incontrato questo insegnamento, non sarei riuscito probabilmente sarei impazzito. Grazie a questo insegnamento e poi quindi a delle pratiche che mi hanno permesso di vedere, di avere delle esperienze. ehm, per esempio, non so se l'hai sicuramente letto il libro Molte vite e un solo amore di Brian Weiss. Sì, 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 Many consigliato da Lives. te. Ecco, Brian Weiss è proprio un esempio lui di questo, cioè era uno psichiatra completamente contrario a tutte le idee di reincarnazione, spiritualità, solo oggettivo, razionale, mentale. Oggi gira il mondo con una sensibilità meravigliosa a insegnare alle persone a ricordarsi le vite passate. Cioè, pensa un po' che cosa incredibile, no? Ecco, poi quando uno vive un'esperienza che tra l'altro gli spiega tutta una serie di cose che gli stanno succedendo, allora capisce, ecco perché sono qua. Cavoli, io per esempio a me capita spesso, non so, adesso no, tema della Palestina è troppo forte in questo momento, però anche lì ho avuto delle risposte. Però vediamo, non so, una coppia, mi capita spesso, non è un tema forse attinente alla serata, ma nella vita a volte mi è capitato di incontrarlo, una coppia dove, una donna viene tradita dal proprio compagno, Okay. okay, quindi non stiam parlando di una famiglia felice, ovviamente ci sono dei problemi, no, e mi capita spesso di avere in seduta, magari lo stesso giorno, una coppia dove, la donna io lavoro quasi sempre solo con le donne, gli uomini guardano il calcio in TV, approfondire le Nathaniel è un caso unico, no, ci sono tante persone così. Però ecco, magari una, lo perdona e riesce a riaccoglierlo nella relazione e la relazione decolla, diventa stupenda. Mh, Un'altra coppia, cioè lei ha un'esperienza simile, non lo riesce a perdonare, inizia ad odiarlo e iniziano ad avere una situazione molto brutta e uno potrebbe dire: "Ma com'è possibile che hanno 2 esperienze così diverse?" Allora, nel primo caso, adesso sto prendendo un esempio reale proprio, di cose che per me sono vere, sono andato a vedere nella vita passata del primo caso, e nella vita passata lei lo aveva tradito. Tra l'altro lui s'era pure suicidato, cioè era proprio stato malissimo e s'era suicidato. Quando poi ha lasciato il corpo fisico, ha detto: "Oh mio Dio, ma ho fatto una cosa così terribile, come farò mai a non farla più accadere?" E il mondo spirituale mi dice: "Guarda, è semplicissimo, la devi vivere sulla tua pelle." Quando lui adesso dico lui, poi l'anima non ha più un genere, non è più maschile o femminile, ma quando era mh, incarnato era un lui, quando lui sarà disponibile a rincontrarti e a fare il cattivo, tra virgolette, della situazione, a tradirti, vi metterete d'accordo, farete un patto d'anime, vi ritroverete, ci sarà una specie di forza magnetica irresistibile che vi farà scegliere l'uno con l'altra, di vivere insieme, e lui ti tradirà. Tu non potrai ricordare niente perché altrimenti non impari, ti sembrerà di stare malissimo, ma la tua anima dirà: "Ho capito, spunto, questa cosa qua non farà più parte delle mie future esperienze, non tradirò mai più, così come non rubo mai più." Ma ci sono anche i ladri. Perché ci sono i ladri e io non rubo? Perché loro non hanno ancora fatto questa esperienza di essere mh, derubati abbastanza volte da dire basta. mh, Quindi questo è un esempio. L'altra coppia invece non aveva un problema karmico, era una scelta del libero arbitrio.
Quindi c'è stata una scelta del libero arbitrio e c'è stata una scelta anche della donna del libero arbitrio perché avrebbe potuto perdonare. Ora qua non c'è mai il buono e il cattivo, Mm, è sempre causa e effetto. già. Io che cosa faccio? Scelgo di odiarti perché tu sei stato ingiusto con me, mi viene una malattia al fegato, Mm, ma non è colpa tua, è colpa mia. già. Io mi sono fatta venire la malattia al fegato perché non sono stata capace di, non di gestire più positivamente questa rabbia. E qui vedrai con le 5 leggi biologiche un sacco di cose interessantissime. Però comunque tutto è sempre, e non è che sto biasimando una persona perché odia una persona che l'ha tradito, sono stato tradito anch'io, so che è difficile gestire quelle cose lì, Mm, però ecco, noi possiamo sempre scegliere e non è che esiste per forza il bene assoluto, la realtà è infinita, ci sono infinite sfumature di ogni cosa e ognuno di noi si mette alla prova. mhm, Si mette alla prova continuamente, molto spesso attraverso le relazioni, che siano quelle primarie dei genitori. Chiudo con un ultimo esempio, se non ti dispiace, che per me faccio dei piccoli esempi, poi le persone magari pensano e daranno il loro significato. Per far capire, per connettermi anche a quello che tu hai introdotto all'inizio, dei sintomi, mi è capitato di trattare, sono abbastanza bravo nel lavorare con le persone che non riescono a rimanere incinta, con le donne che non riescono ad avere incinta o le famiglie dove non si riesce ad avere un bambino. Mi è capitata questa coppia dove il primo figlio è nato senza problemi, subito. ok. Improvvisamente volevano un fratellino, non nasceva. Hanno Mm, fatto l'inseminazione artificiale più di una volta, non nasceva. mhm, E uno dice, ma mhm, caspita, neanche così. mm, Allora, allora ho detto, aspetta, quello che però è stato un caso che ho risolto ho risolto, che ho contribuito a questa situazione, perché il marito di questa persona aveva un fortissimo mal di schiena e mi aveva detto che dopo 10 sedute dall'osteopata non era guarito, che per me è una cosa impossibile, perché già. un osteopata che conoscevo io, bravissimo, no? Ho detto non è possibile che dopo 10 sedute il mal di schiena è sempre uguale. Ho detto vieni da me in studio con tua moglie perché c'è qualcosa da vedere. E lì la moglie mi ha parlato che non riuscivano a trovare il secondo bambino. Adesso ti farò ridere perché con un consiglio, un mese dopo lei era incinta Mm, cos'era e il lui, consiglio? e lui era guarito dal mal di schiena. Adesso però non voglio che diventi una cosa polemica, Già, però già. cerchiamo di leggerla positivamente. Cosa era successo in quella famiglia? Loro e i genitori di lei vivevano attaccati. La madre di lei tutti i giorni andava a casa loro, stirava, cucinava, si occupava del bambino, faceva le lavatrici, entrava e usciva come voleva lei. Io le ho detto, da domani tua mamma deve prendere l'appuntamento come dal dentista. Le parli, si arrabbierà, cerca di gestire la situazione, le chiavi non gliele dai, lei deve suonare, se ha un appuntamento tu apri e lei entra. Mm, Un mese dopo era incinta e lui non ha più il mal di schiena. mm, Per dirti come noi siamo sensibili a tante cose, tu prima hai parlato delle relazioni primarie, le relazioni secondarie, è molto complessa la cosa, bella, meravigliosa, ma complessa. E le interazioni, qui, questo è un po' tema di costellazioni familiari. già, già, stavo per dire. Però, come dire, non serviva, l'osteopata non poteva mandar via un sintomo perché riguardava il fastidio inconscio del marito di non essere padrone a casa sua, che un uomo vorrebbe esserlo, e pur essendo una figura d'aiuto, di sostegno, non c'era ordine. Mm, E lei non riusciva a rimanere incinta, cioè quello che poi è stato naturale, se tu guardi anche i ragazzini giovani, a volte ci sono dei ragazzini che ti arrivano a 17 anni, mamma, ho fatto l'amore e sono rimasta incinta a 17 anni, la prima volta, no? Cioè quando è naturale, perché non avviene più? Perché le cose non sono, come dire, organizzate, ordinate, in armonia, sì, in armonia. sì. Quella era una disarmonia, pur essendo un aiuto, ok? Non so se sono uscito No, distrata da no, no, niente, anche. niente. No, Io no, faccio guidare da io quello che mi viene in mente.
No, no, tranquillo. Io mi sento un asilo in un modo, cioè, come nel senso, io adoro come tu dai gli esempi, perché secondo me hai un dono con le parole e a dare gli esempi che le persone possono capire molto bene, no? E sento davvero grata di ascoltarti perché tu ci fai capire tante cose in un livello molto più profonda. E all'inizio di quel tema abbiamo parlato anche del Brian Weiss e il scopo della vita, perché noi veniamo qua e tu mi hai fatto pensare a un libro, non so se l'hai letto, o se conosci Neil Donald Walsh. Ah sì, il nome l'ho sentito ma non ho letto niente. Che libro è? Hai letto diversi libri. The most popular is a series of Conversations with God. Ah sì, L'hai sì, sentito? ho visto un film, è possibile? Già, anche c'è un film, sì, sì, ma Infatti ho quando visto un film noi... tratto da quel libro lì, pazzesco quel film, Eh meraviglioso. sì, 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 it's so funny too come le esperienze vengono a noi quando noi abbiamo bisogno. E quando Mm, io ero in Thailandia, io stavo facendo tante domande della vita dopo la morte. Ti ricordi che ero molto interessata in quella tema? E io ho trovato in un piccolo paesino nel nord di Thailandia, in questo second hand bookshop, un libro, cioè c'erano un sacco di libri e questo libro è saltato fuori per me, si chiamava Home with God, a casa con Dio, by Neil Donald Walsh e lui ha fatto una conversazione con un dialogo con Dio e ha fatto tutto in un libro, ha scritto tutte le domande e le risposte, era proprio come una conversazione, però va nel profondo comprensione che, come hai detto tu, noi cioè, scegliamo di venire qui e scegliamo di dimenticare e scegliamo proprio ogni esperienza che noi stiamo facendo per evolvere, per capire certi aspetti di noi stessi e scegliamo anche dove andare, in quale vita di reincarnare, like the time, the family, everything we choose. And dobbiamo dimenticare perché, come hai spiegato tu, se noi ricordiamo tutte le cose che abbiamo fatto nelle vite passate, we would probably kill ourselves after the first day. Perché è tanto, è pesante, ma davvero pesante. E quindi sì, voglio anche parlare di questo perché per tutta la mia vita io chiedevo, ma perché sono qui? Che scopo ho qui? E so che c'è uno dentro di me, però non mi ricordo. Però capisco che è proprio questo il mio purpose, di ricordarlo. E questo mi porta anche al libro di Eckhart Tolle, The Power of Now, il potere di adesso. Cioè, ogni cosa che io sto facendo in ogni momento è il mio scopo. Like this moment is the only moment that exists in realtà. And so this is my purpose, whatever I am doing in this moment. But it is also to risvegliarmi e di ricordare chi sono perché c'è un processo di Parlami in dimenticare inglese. chi sono e adesso siamo tutti qui, secondo me, a ricordare chi siamo davvero. E questo è un processo graduale, cioè non dovrebbe essere così che dove noi ci svegliamo, perché può essere anche, what's the word I'm looking for? Like traumatizing. Davvero, se noi soprattutto come l'esperienza anche forse psychedelic experience people have, the ego gets really scared e noi abbiamo anche parlato di questa cosa, cioè perciò dovrebbe essere un processo graduale, si dice così in italiano, gradual process, Sì, sì. e piano. Perché non dovrebbe essere una cosa in fretta, come abbiamo detto, forse tutte le nostre ego vogliono tutto subito, ma non è così, dobbiamo essere pazienti e dobbiamo cogliere ogni esperienza che noi stiamo dando a noi stessi e con secondo me, un cuore aperto, basta questo. E io Eh. voglio farti questa domanda, Gianluca, se tutti potessero vedere la realtà per ciò che è davvero, come pensi che cambierebbe l'umanità? Beh, se tutti vedessero la realtà per ciò che è davvero, di base saremmo tutti consapevoli, non ci Eh? incarneremmo più, Eh? la terra diventerebbe un deserto. No, scherzo. Ok, let me make the question like this. Like, se noi vivessimo in un mondo dove, cioè, siamo
stiamo vivendo ciò che siamo davvero, cioè we are still reincarnating, but we are living our true purpose, we are living our true gifts, and there is harmony between man and nature and Mother Earth, and like there's no conflict. Like, how do you think this would change humanity? Like Allora, we call this home, heaven on ricordati Mother sempre, Earth. ricordati sempre che io sono all'asilo. Allora io parlo dell'asilo. Quindi poi all'università tu capisci anche come costruire un ponte, no? Magari di 3 chilometri, o come far volare lo Space Shuttle fino in orbita. All'asilo giochi con i quadrati, con i cubi e con le piramidi. E quindi io ti parlo dell'asilo. Poi sicuramente chi è molto più profondo di me saprà rispondere a questa domanda in un altro modo. Io ti rispondo in un modo che forse non ti soddisferà tanto, però Prova. l'armonia è nell'aldilà. Qua non veniamo per l'armonia. Ripeto, all'asilo qualcuno che mi ascolta che è a un altro livello dirà cosa sta dicendo questo, ma tutte le cose sono a tanti livelli. Il tuo maglione è bellissimo, se lo guardiamo da vicino, ha un intreccio, c'è una trama inordito, c'è una direzione così che si mettono insieme e diventano quella cosa bellissima che vedo. Ehm, quindi forse, forse è un po', e che non vuol dire non puntare, non avere ognuno di noi, non mettere tutte le proprie energie affinché tutto vada sempre meglio, però sarebbe come dire, senza la vela il vento non mi fa muovere la nave, non mi fa muovere la barca, serve una resistenza. Se io devo salire in una parete liscia, devo fare un buco. Per fare un buco devo usare un martello. Fare un buco, poi posso appoggiare il piede e posso spingermi in alto. Io credo che comunque, come nelle leggi del movimento, della fisica, serva l'attrito. Quindi non può esistere il bene senza il male. In questo Io mondo. io credo in questo mondo, io credo, sono convinto, so che non tutti hanno la stessa convinzione, che tutto è creatura di Dio. Dio ha creato il bene e il male, ha creato ogni cosa. Questa è una mia convinzione. So che alcuni pensano invece che il male non l'ha creato Dio. Voglio entrare in conflitto, dico quello che penso io. Ehm, però secondo me le due cose devono sempre coesistere qua nel nostro mondo. Mm. Poi c'è anche nell'altro mondo, se uno va a vedere perché allora ci sono i mondi oscuri che ci sono, no? Perché le anime oscure quando lasciano il corpo vanno in quei mondi oscuri che per risonanza sono corrispondenti alla loro frequenza. Mhm. Io non è che ho le risposte, io ho visto delle cose. E comunque vedo anche la terra, la guardo, nella terra c'è il conflitto, c'è ovunque, c'è dentro di noi, c'è nella nostra mente, c'è nelle nostre famiglie, c'è nella nostra società, a livelli diversi. Allora io preferisco pensare, come voi, quello che è il principio della vostra associazione, aumentare la luce nel mondo. Se l'oscurità non ci fosse, non te lo so dire, francamente, so che c'è. E allora io cerco di aumentare la mia luce e cerco di occuparmi di questa oscurità a vari livelli. La guardo dentro di me, poi nessuno è perfetto, io faccio del mio meglio per occuparmi di questa oscurità, per essere sempre meglio come persona. Se mi sono incarnato in questo momento dove c'è tanta oscurità fuori, forse è perché io dentro ho ancora tanta oscurità da elaborare e effettivamente la vedo e cerco ogni giorno tramite quello che posso fare, la meditazione, essere generoso, occuparmi, cioè le mie qualità, mettere al servizio, come dicevi tu prima, cerco di fare del mio meglio per aumentare questa luce. E io sono Mm. una parte della luce, come te, come Natania, come tua figlia, ma senza un'altra parte contrapposta, forse non so neanche se ci saremmo, sinceramente. Ripeto, questa è la mia visione piccolina del bambino piccolino di 4 anni. Il bambino di 4 anni che vede l'altro bambino e gli ruba il giocattolo. E poi dopo gli insegnanti gli spiegano che cosa ha fatto, però lui ha avuto questo istinto, questo movimento di rubare il giocattolo e dire è mio.
invece era dell'altro bambino che piange. Quindi poi è bellissimo, no? Il principio educativo, cercare di raggiungere altre persone. Io nel mio piccolo lavoro, cerco di lavorare quello che posso su di me, con le persone che la vita mi ha messo davanti. Non penso ad avere le grandi risposte sui temi grandi, so che sono connesso col tutto e cerco di essere il meglio possibile come essere umano, perché partecipo a questo tutto, quindi cerco di non buttare pensieri brutti nell'ambiente. Mi ricordo un essere che secondo me lui era un grande maestro che si chiama Ivanov, Mm, il fondatore della Fratellanza Bianca Universale. In uno dei suoi discorsi diceva: Voi non vi rendete conto, non buttate la carta per terra, ma non vi rendete conto di quanto inquinate questo mondo con i vostri pensieri. mm. Quindi ecco, mi sposterei più per quanto riguarda me su una cosa più concreta, piccolina. Io ripeto, se no magari andrei in televisione, cercherei di andare in televisione per farmi vedere e dire come si cambia il mondo. Io non so come si cambia il mondo, però provo ogni giorno a cambiare me stesso e Bravo. le persone che parlano con me, fare del mio meglio per poter dare un contributo. Questo lo Brav- posso dire. Bravissima, bravissimo, scusa, secondo me questo è abbastanza perché io Mm, credo che noi non siamo qui per solo cambiare il mondo, ma siamo qui per cambiare noi stessi e mentre noi risvegliamo, la madre terra risveglierà pure, it's inevitable, secondo me. E secondo me, cioè, questa è solo la mia opinione, no? E più che noi ci risvegliamo e la terra dove siamo risveglia, più che diventa luminosa, secondo me noi non è che smetteremo di reincarnare, secondo me andremo su altre pianete, altri posti, mondi nel multiverse che sono ancora scura e andremo lì a portare più luce lì. Cioè, it's an bello. infinite thing. Like we can reincarnate as long as we choose to, right? Because when we are in the al di là, we are one and we don't have the experience. Abbiamo solo la consapevolezza, ma non abbiamo l'esperienza. È così diversa quel due Mm. mondi. E volevo anche parlare del fatto dell'aspetto di embodiment, come si dice in italiano? No, Embodiment. no, non è l'incarnazione, Mm. l'embodiment. Prova a E vedere. quando tu non solo dici qualcosa o racconta qualcosa, ma tu lo vivi. Ah, capito. Non so darti il termine italiano, ho capito cosa vuoi dire, ma non ti so dare il termine. Forse la consapevolezza profonda, la connessione. Mi vengono sti termini che non sono quelli che vuoi tu, sicuramente. Ah, Prova. si Eh. dice incarnazione. Mm. Oh, personificazione. Diciamo che in italiano quel termine lì si traduce con connessione. Ok, Mm, ciò che voglio l'abbiamo usato in tanti dire modi. Mm, è diverso perché in inglese c'è embodiment e reincarnation, che sono due termini diversi. Embodiment è proprio vivere quello che dici, quello che mm, credi. Tu sei un esempio vivante di ciò mm, e voglio parlare di quanto è importante questo termine perché comunque tu puoi avere la consapevolezza di vivere in un modo dove tu sai che per tutti sarebbe meglio per loro o per la salute o per la felicità, per qualsiasi cosa, però tu non puoi fare le decisioni per loro a cambiare le loro vite, cioè tu non puoi controllare nessuna mm, cosa fuori di te stessa. Quindi in questo esempio voglio dire che se tu vivi in quella maniera, dove tu sei autentica in ciò che fai, e ciò che dici e pensi e tu sei un esempio, un positivo esempio, poi loro può essere forse curiosa, ma che cosa sta facendo la Giulia? Dove lei è più in armonia, felice, luminosa, e poi loro verranno a noi perché noi stiamo embodying ciò che crediamo, capito? E, assolutamente. e sì, e voglio chiederti, secondo te, cioè, l'amore è una cosa così grande in questo mondo, come pensi che l'amore possa cambiare il mondo e in quali piccoli modi possiamo iniziare già da oggi? Questa sarà l'ultima domanda. Allora, io ricordo, sono stato tanto tempo fa in India da Sai Baba
e avevo conosciuto nel suo ashram un americano, un PhD, ora non ricordo di che cosa, che aveva scritto un libro molto bello, di cui non ricordo il titolo, Mm. ma parlava di cose talmente grandi che io non le riuscivo a comprendere. È per questo che io dico sempre, io sono all'asilo, lo dico veramente perché la maggior parte delle domande che mi fai tu, io so che c'è chi darebbe delle risposte molto particolari, molto profonde, sono quelli un po' alle high school, all'university, magari anche dopo. E in quel libro una cosa che diceva era sconvolgente per me. Ognuno di noi, attraverso il chakra del cuore, crea il mondo. Quindi crea tutti i miliardi di persone che ci sono sul pianeta, crea le comete, crea i soli. Quando muore, muore il mondo. Mm. E quindi lui diceva, io te la so solo dire questa cosa, perché non la posso comprendere. A volte in meditazione mi è capitato di avere come una specie di, io la definisco illuminazione, ma perché mi è sembrato di sentire Dio, di sentirmi in connessione col tutto. Ehm, Forse in quel momento lì potrei aver avuto una comprensione, però sembrava da questa cosa che diceva quest'uomo, molto illuminato, che in realtà esistono miliardi di mondi, ognuno di noi è il centro dell'universo e quindi quando tu parlavi prima del qui ed ora, per questo poi torniamo all'inizio, una semplice cosa come 5 minuti di meditazione, se mi portano ad essere connesso, in quel momento io ho annullato tutto quello che è brutto nel mondo, in quel momento lì. Io credo, e non so se poi ti sto rispondendo, però credo che nel momento, allora l'ego una cosa la fa, si adatta. Se io sono molto evoluto spiritualmente, lui non può morire di fame, si deve procurare comunque il suo nutrimento. E che cosa farà? Mi toglierà dal presente e mi farà pensare al futuro con un punto interrogativo. Automaticamente mi ha dimezzato l'energia, non sono più completa, non sono più piena. Quando io sono nel presente non penso, e se non penso è perfetto quello che c'è. Mm. Non ho bisogno di una risposta sul futuro. Mi fa prendere un passato negativo e magari mi fa porre una domanda adesso su un futuro, come quel passato negativo mi diventerà nel futuro e automaticamente mi sta portando in una trappola dove io posso cadere. Io, guarda, te lo dico proprio con la massima umiltà della terra, le domande che mi fai tu sono molto grandi, io posso rispondere da piccolo. Ma io Non voglio voglio che tu... fare come dire, neanche svicolare, cioè faccio un po' fatica proprio a rispondere, sono domande molto grandi. Quello che ti posso dire è questo, nel mio piccolo io cerco di meditare, cioè io ti rispondo così, cerco di stare nel qui ed ora e quante più volte riesco a stare in quel momento lì, è come se in quel momento avvenisse una specie di guarigione, entrassi nella sfera dell'amore. Infatti l'amore ha delle caratteristiche, per esempio non è mai nel passato, non è mai nel futuro, non c'è il freddo quando sono nell'amore, non c'è il dubbio, non c'è la domanda, non c'è il punto interrogativo, non c'è la paura. Quando sono nell'amore c'è la presenza, c'è il calore, è come diventare dei piccoli soli. Mm, Ecco, come ti bellissimo. posso rispondere con forse col pensiero laterale? Posso risponderti nel mio piccolo all'asilo, ti dico, io cosa faccio? Cerco di vivere l'amore e non è facile per me. Quindi quando vedo voi, quando vedo te, Nathaniel, quello che state facendo e quello che state facendo con la vostra associazione è amore manifesto. Mm. Io, per questo che siete gli unici che siete riusciti a farmi fare sta roba, perché io non sto normalmente mai, ma perché sono talmente Spero che eh, non hai rimorsi. contento. No, no, sono talmente riconoscente per quello che state facendo che per me è difficile, che solo la possibilità di poter partecipare per me è un grande dono. Quello che Mm, io faccio ogni giorno è cercare, quando riesco, se riesco, magari anche solo quando medito, di entrare un attimino in quello spazio lì. O a volte quando lavoro, ecco, il mio lavoro mi piace tanto perché mi dà questo dono meraviglioso di potermi centrare, poter essere al servizio, potermi annullare nell'ego, nei giudizi, o anche nel momento finale quando do l'energia alle persone, riuscire a essere centrato. Quindi questo è un grande dono per me, poter stare spesso in questi momenti. Quello che posso dirti è cerco nel mio piccolo di essere una persona sempre migliore, il meglio di me
sapendo che ho un sacco di difetti, che faccio un sacco di errori tutti i giorni e di stare il più possibile in questa dimensione dell'amore. La mattina quando medito ci riesco sicuramente, diciamo, quando sono con i miei amici ci riesco sicuramente, quando sono con le cose belle, diciamo, della vita ci riesco sicuramente, con le persone alle quali voglio bene. Ecco, le mie risposte sono tutte così, un po' semplici, diciamo. Poi invece magari quando ci sono questi grandi uomini che hanno scritto dei libri meravigliosi, che si possono anche intervistare, e loro poi danno delle risposte che sono tutta un'altra cosa. Già, però in questo momento io non mi interessano loro perché comunque è te che io Mm. ti ho invitato qui oggi e mi dispiace se qualche domanda sono un po' più profonde nel livello di that, but io sono così grata perché secondo me tu hai risposto a ognuno domanda così perfettamente e poi in un modo così semplice che le persone e anche io posso capire ciò che vuoi spiegare e davvero hai un dono hai un dono con le tue parole e mi sento così grata. E c'è tutto quello che hai detto nelle basi di meditare, di cercare il tempo di farlo, anche se è per 5 minuti ogni mattina, farà un così grande differenza, anche se all'inizio sarà un po' scomoda. E poi hai detto anche bene, cioè, a volte basta esserci, non dobbiamo sempre pensare, 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 fare, fare, fare. Noi siamo umani esseri e quindi basta esserci a volte e questa è una cosa bellissima e secondo me puoi solo capire mentre le esperienze, come hai spiegato tu. Mm, è vero, sono d'accordo. Ok, prima che finiamo qua, is there anything else you wish to share or say? Ma io sento che è tutto perfetto, proprio come se si fosse Anche chiuso il io. cerchio. Cioè proprio senza neanche dover dire guarda che è ora di smettere, no? Sembra come proprio se si è chiuso il cerchio. Io non mi sentirei di aggiungere altro. Se non hai altre Mm, domande tu, va no? benissimo. Perfetto, anch'io sento che è tutto perfetto e sento veramente la gratitudine nel mio cuore per questa bellissima conversazione con te, Gianluca, e so che anche tante cose che tu hai condiviso oggi toccheranno la vita di chi ci ascolta nel futuro, forse anche risveglieranno qualcosa dentro di loro, anche se qualcosa piccolina, perché almeno per me tu trasmetti sempre l'ispirazione e semplicemente il nuovo modo di vedere le cose. Quindi è stato davvero un piacere e grazie del cuore Gianluca per il tuo Anche tempo, per la tua me. presenza e la tua luce. Grazie, grazie, un abbraccio a tutti voi, a te, Nathaniel, la piccola Luciana e a tutti voi. Altrettanto anche alla la Lorena. Mm. I'm just going to play the outro video. So if we can just close our cameras, it will be a short video and then we can end the recording. Ok. Ok, grazie. Sì. Thanks for watching. You say ciao ciao. I love you so much.